Molte persone vedono morire le proprie piante e non sanno neanche il perché. Oggi in questo video ti voglio far capire qual è l'errore più banale che porta poi effettivamente alla morte delle tue piante. Il motivo principale per cui tante piante muoiono è la coltivazione, perché ricorda sempre che noi, prima che bonsaisti, siamo coltivatori e questa cosa è fondamentale. Ciao bonsaisti e benvenuti sul mio canale Ancient Talk. In questo video quindi ti voglio spiegare le regole base sulla coltivazione, o meglio, tutte quelle cose che messe insieme vanno a creare il concetto di coltivazione. Ti ricordo che questo video fa parte di una playlist sulle basi del bonsai per iniziare da zero praticamente. Questo è il primo video ufficiale, quindi io ti do il benvenuto nella playlist e spero che questa playlist e tutti i video al suo interno ti possano tornare utili per appassionarti al mondo del bonsai. La coltivazione è un concetto molto ampio, come dicevo poco fa, ed è composta dall'esposizione solare, il substrato, l'annaffiature, la concimazione e la prevenzione e la lotta ai patogeni. Almeno secondo me è composta da queste cose qui. Ovviamente l'esposizione solare, il substrato, l'annaffiatura e le concimazioni cambiano leggermente in base alla specie che voi volete coltivare, perché un acero avrà fabbisogni diversi rispetto a un leccio, rispetto a un cipresso, rispetto a un ginepro, rispetto a un pino, eccetera eccetera. Poi in base alla specie si hanno delle caratteristiche e necessità comuni, però poi anche lì un pochettino il discorso cambia in base alle varie sottospecie, se sono piante più di montagna, più di pianura, più mille cose. Questo è un video per darvi un incipit su cui voi potrete studiare ed informarvi, che poi magari andremo ad approfondire con video appositi. Partiamo dal primo punto che voglio affrontare oggi, che è l'esposizione solare. Come vedete qui siamo su questo mio acero tridente che quest'anno mi ha regalato colori veramente bellissimi per un motivo secondo me ben preciso, perché ha passato tutto l'anno in questa posizione dove prendeva il sole per la maggior parte del giorno. Mi ha regalato colori stupendi in quest'autunno perché ha fatto veramente il carico di nutrienti a livello solare, e questa cosa mi ha permesso comunque di non avere problemi a livello fogliare, perché le foglie erano ben areggiate, ben soleggiate, quindi non c'era umidità all'interno, e questa cosa è fondamentale perché se i rami non sono soleggiati e arieggiati, all'interno si fa tantissima umidità e vi attaccano funghi e altri patogeni come afidi, cocciniglie e altro. E lì poi è un casino, bisogna passare alla prevenzione o addirittura alla cura dei patogeni. Quindi questo è il primo punto secondo me fondamentale. Altra cosa, il substrato. Come vedete io adesso sto passando a substrati totalmente granulari, tranne che in alcune specie, come per esempio adesso sto provando sul leccio o altre piante di quel tipo, sto comunque mantenendo una lievissima parte di humus, anche se potrei poi col tempo passare anche lì totalmente a substrati granulari. Il grande problema dei substrati granulari è la velocità con cui asciugano, però, e qui viene anche poi il discorso delle annaffiature. Come vedete è tutto collegato. Un substrato, ve lo dico a grandi linee, granulare in questo modo permette una maggiore areazione delle radici, quindi più ossigeno alle radici, e effettivamente evitiamo ristagni che danno sempre problemi di marciume radicale, funghi eccetera, quindi anche qui tutto collegato, e ci permette anche di annaffiare più spesso senza avere ristagni eccetera. Questa cosa è fondamentale. Poi c'è tutto un discorso sul pH dell'acqua, la durezza eccetera, quindi substrato e annaffiatura li abbiamo appena trattati. Ovviamente il substrato
e le annaffiature vanno di pari passo alla specie, come dicevamo prima, quindi anche lì fate una piccola ricerca, poi nel prossimo video vedremo anche dove reperire informazioni, quindi sarà molto utile anche quel video. Ora passiamo alla concimazione, che in questo momento non vi sto facendo vedere perché effettivamente siamo a gennaio, quindi non concimo. Ci ho fatto dei video, magari vi lascio qualche indicazione qui in alto a destra in attesa di video successivi. Orientativamente la concimazione serve a dare nutrienti alla pianta, però anche lì bisogna un attimo vedere poi quale tipo di pianta abbiamo, se abbiamo conifere, se abbiamo latifoglie, se abbiamo piante da fiore o da frutto. Lì cambia leggermente la concimazione, però vi posso dire in breve che la concimazione, come l'acqua, come tutto, se dato in eccesso va a creare grandi danni, perché può creare bruciature delle radici, quindi far morire le radici, può far accumulare troppi sali minerali nel substrato, quindi anche lì va a creare grandi problemi. Però una concimazione bilanciata e pensata correttamente, non vi aspettate di dover pensare chissà che, alla fine anche lì è molto semplice, l'importante è andare abbastanza blandi senza esagerare, e lì le piante saranno una bomba, saranno molto vigorose, avranno grandi colori. Cosa molto importante, bisogna dare sia i macroelementi, quindi i soliti NPK che leggete sempre scritti sui cartoncini o sulle buste dei concimi, ma sono fondamentali anche i microelementi, perché nella concimazione se manca anche un solo elemento la pianta non andrà mai bene come desiderate. Ultimo, parliamo della prevenzione e la lotta ai patogeni, che però diciamo è una parte molto più tecnica, non che quello che ho appena detto sia facile quando lo andate a approfondire, però la prevenzione va sempre fatta, quindi vanno fatti magari dei trattamenti o comunque degli accorgimenti che non fanno attaccare patogeni alle piante. In primis magari il discorso che vi facevo prima dell'umidità sulle foglie, quindi una pianta ben areggiata, ben distanziata tra i palchi con delle piccole potature o togliendo qualche foglia per far entrare bene la luce e l'aria, va a ridurre molti problemi. Poi ci sono determinate malattie, determinati patogeni che sono della specie singola e lì bisogna stare attenti, e se non avete conoscenze su quel tipo di pianta potreste avere dei problemi. Questo per la prevenzione. Per la lotta allo stesso modo bisogna poi eventualmente, quando è troppo pesante l'infestazione, bisogna andare di fungicidi, insetticidi. Difficilmente si riesce a stare nel discorso biologico, però con una buona coltivazione è anche più difficile che alla pianta attacchino dei patogeni, quindi la coltivazione è la base di tutto, perché senza la coltivazione la pianta non spinge, non vi dà risultati, è meno bella e viene attaccata molto più spesso dai patogeni. Diciamo che in questo video introduttivo spero di avervi fatto assimilare un po' di nozioni che secondo me sono importanti per capire alla base di cui di cosa stiamo parlando. Comunque la coltivazione è un concetto che va applicato all'orto, alle piante in giardino, ai bonsai, alle piante da fiore, cioè va applicato a tutto, quindi questo video secondo me è utilissimo per tutti. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con il prossimo video della playlist, che sarà su come scegliere una pianta e anche come averle a costo zero. Piante ovviamente utili per fare bonsai, quindi vi dirò anche quali caratteristiche cercare, quindi state attenti. Il video dovrebbe uscire tra 2 settimane
Comunque iscrivetevi per non perdervi i video. Noi ci rivediamo domenica prossima ore 19 con un nuovo video. Buon bonsai!